Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Gli uomini di tutti i tempi hanno dovuto confrontarsi con un enigma, l'unico vero grande enigma che l'uomo ha. E proprio quando siamo diventati uomini ci siamo resi conto che la nostra vita ha un inizio e una fine. E gli uomini hanno tentato in tutti i modi di superare questo enigma, di esorcizzarlo. Ricordiamo gli egiziani che sono ricorsi alla mummificazione per preservare il corpo dalla decomposizione. Quindi hanno compiuto tutti i riti, le cerimonie, le pratiche funerarie molto complicate e minuziose per assicurare al defunto una vita nel mondo di Osiride. I popoli della Mesopotamia hanno parlato semplicemente della morte come un cammino verso il paese senza ritorno. E poi sconsolati dicevano, quando gli dei hanno formato l'umanità, hanno tenuto per sé l'immortalità. Ma gli uomini hanno dato questo destino. Nel mondo ellenistico il dramma della sconfitta dell'uomo di fronte alla morte è presentato con il mito di Orfeo. I miti sono filosofia, non sono storielle. Questo mito di Orfeo presenta proprio l'uomo che riesce con il suono della sua lira a dominare gli animali. Orfeo faceva danzare le rocce, le piante, ma non riesce a salvare Euridice. È il simbolo dell'uomo che con la sua tecnica, con la sua arte, può dominare tutta la natura, ma non riesce a sconfiggere quel mostro che è la morte. Alle mie spalle ho messo proprio un famoso mosaico, viene da Tarso, ma si trova ad Antachia in Siria, è della fine del III secolo, perché chi nella propria casa poneva sul pavimento questo mito di Orfeo rifletteva la sua concezione della vita. Posso avere tutto, erano certamente persone molto ricche che si potevano permettere questi mosaici sul pavimento, ma alla fine vengo sconfitto. Questo è il destino dell'uomo. E del resto anche in una sinagoga di Gaza, giù nella pianura dello Sharon in Israele, in una sinagoga sul pavimento hanno messo Davide, che
che anche lui suona la lira, incanta, lo vedete, il serpente, la gazzella, il leone, ma anche lui non riesce a vincere la morte. Succedono tante cose nella nostra vita, noi nasciamo, cresciamo, ci innamoriamo, facciamo una famiglia, educhiamo i figli, proviamo gioie, dolori, coltiviamo sogni, speranze, una vita fatta di sorrisi, anche di lacrime. Poi un giorno tutto sembra concludersi, tutto finisce, tutto scompare. Allora ci chiediamo, ma i dialoghi di amore, gli affetti, i rapporti con le persone care sono proprio finiti. Questo è il destino dell'uomo. Torniamo nel nulla, dal quale siamo stati tratti da un gesto di amore dei nostri genitori. E davvero, se esiste un Dio, ci ha creati per questo destino crudele? Cioè Dio, quale entra in dialogo con noi, perché l'uomo è l'unica creatura tra quelle che noi conosciamo capace di comprendere e di cercare un senso del suo esistere, da dove vengo, dove vado, e Dio che, il Dio biblico almeno, entra in dialogo con l'uomo e poi basta, finito tutto così. Cosa è rimasto di Abramo, Isacco, Giacobbe? Il loro nome, basta. Allora, Dio ha preso in giro queste persone, o prende in giro noi, quando ci dice di pregare, dialoga con noi, e poi basta, finisce tutto con la morte. Tutti andiamo a finire nello Sheol, nell'Ade, ma si rimane lì, la meta di tutto il nostro correre nella vita. Che cos'è? Una tomba. Se esiste un Dio, tutto questo è assurdo. Se non esiste un Dio, ancora un po' più assurdo ancora. Bene, il tema del Vangelo di oggi vuole proprio dare una risposta, e la risposta ce la dà Gesù. Per coloro che credono in Lui, la risposta è nitida ed è chiara su questo tema. È la luce che illumina la tenebra delle menti, che c'è stata fino a quando è arrivata la Pasqua di Cristo. Tutti gli altri sono stati dei tentativi di dare una risposta a questo enigma. Cristo ce l'ha dato nella Pasqua. E nel Vangelo di oggi dà la risposta a un gruppo di persone che si presentano a Lui, sono i Sadducei. Chi sono questi Sadducei? Costoro sono i membri dell'aristocrazia sacerdotale del tempo di Gesù. Erano i ricchi, erano gli alleati del potere politico, collaborazionisti del governo romano, e non godevano per nulla una buona fama tra il popolo, il quale coltivava simpatia invece per i farisei, per i Sadducei no. Erano, nella religione, nel campo religioso, erano dei conservatori. Perché? Eseguivano perfettamente i riti nel Tempio, potremmo definirli i funzionari del sacro, pagati per eseguire delle solenni liturgie, bei canti, offrivano i sacrifici nel Tempio. Ma che cosa, con quale scopo? Si presentavano come i mediatori fra il popolo e Dio. Se le persone volevano essere benedette da Dio, dovevano passare attraverso di loro, offrivano questi sacrifici. L'ingenuità della gente faceva sì che credessero a ciò che facevano queste persone. Tutta la pratica religiosa era orientata a offrire preghiere a Dio per ottenere buona salute, benessere, fecondità dei campi, degli animali. Se non si compivano bene questi riti, Dio si adontava e non benediva il popolo. Questi erano i mediatori e arricchivano con questa religione. Lo sappiamo cosa è successo. Là, sotto il portico regio, quando Gesù è entrato, ha buttato tutto all'aria, questo mercato religioso, questo rapporto commerciale con Dio, offrono a Dio. Del resto la religione, proprio per la sua natura, implica un dare qualcosa a Dio per ottenere poi in cambio le sue benedizioni, è sempre stata così.
Con Gesù cambia tutto, la religione è sostituita dalla fede. Fede è accogliere il dono di Dio, ringraziare. Non possiamo dare nulla a Dio se non la nostra adesione d'amore a Lui. I capi dei sacerdoti, quelli che sono stati i principali responsabili della morte di Gesù, appartenevano tutti ai Sadducei. Nel Tempio, quindi, i sacerdoti che si muovevano nel Tempio erano tutti Sadducei. E queste persone non credevano in un'altra vita. È strano per noi. Per noi i preti sono proprio quelli che ci richiamano il mondo di Dio al quale siamo destinati. I sacerdoti del Tempio, del tempo di Gesù, non credevano in un'altra vita. E possiamo anche capire il perché. Erano i ricchi, quindi il loro paradiso era qui. Finito qui, basta, l'importante è star bene qui. E predicavano questa religione che serviva per ottenere le benedizioni sulla vita di qui, null'altro, tutto finiva così. Certe volte penso, ma lo Zaccaria, il papà del Battista, anche lui era un sacerdote del Tempio, era del gruppo dei Sadducei. I farisei affermavano invece la risurrezione, ma la intendevano in un modo piuttosto, direi, infantile, banalizzavano questo, cioè pensavano che la vita futura non fosse altro che un prolungamento migliorato della vita di questo mondo. In cielo, dicevano, non ci sarà fame, non ci saranno malattie, sofferenze, disgrazie, gli uomini godranno di ogni piacere, avranno pane, carne, vino in abbondanza. Praticamente dicevano i giusti che risorgono, che entrano nella vita futura, staranno tutti bene, ma la vita era come quella di qui, migliorata, ma era come questa vita. I Sadducei avevano gioco facile per ridicolizzare questa concezione della risurrezione che avevano i farisei. Il termine risurrezione nella Bibbia entra molto tardi, entra con il libro di Daniele, siamo nel II secolo avanti Cristo, e i Sadducei, che erano dei conservatori, dicevano: noi accettiamo solo il Pentateuco, la Torah, gli altri libri non ci interessano. E nella Torah, nel Pentateuco, non si parla di un'altra vita, di una risurrezione. Fermiamoci qui, a star bene in questo mondo, e se volete star bene fate offerte, che noi offriamo sacrifici a Dio, il quale dopo vi benedice. Questa era la religione. Il popolo da che parte stava? Il popolo aveva dei problemi molto seri in questa vita, però la maggioranza propendeva sulla posizione dei farisei. Per i Sadducei non coltivavano grandi simpatie. Bene, questi Sadducei si presentano a Gesù e lo vogliono ridicolizzare. Devono essersi accorto che Gesù, benché non avesse delle grosse simpatie per i farisei, ma però propendeva per le loro posizioni riguardo alla risurrezione. Lo prendono in giro, maestro. Un titolo più che di gentilezza, per scherzare con lui adesso immediatamente ti facciamo capire che è ridicola la tua posizione, e raccontano quella famosa storia della donna la quale ha avuto 7 mariti, poi alla fine muore anche lei. C'era la famosa legge del levirato, nel libro del Deuteronomio, al capitolo 25, si dice che se uno muore senza figli, il fratello deve prendere in sposa la cognata, perché i figli che poi nasceranno avranno il nome del fratello che è morto. Era questo il modo di dare continuità, siccome non credevano in una risurrezione, per avere continuità, perché l'uomo brama la vita, questo era l'unico modo, eternarsi biologicamente nei figli, e in questo caso il nome continuava, la legge del levirato.
Allora dicono questi Sadducei: oh Gesù, qui c'è un problema, che quando c'è la risurrezione, se questa donna ha avuto 7 mariti, questi 7 fratelli, e nessuno ha avuto figli, poi nel mondo dei risorti, chi l'avrà in moglie? Il problema non è tanto affettivo come noi pensiamo, cioè di chi sarà a chi sarà effettivamente legata questa donna. Il problema è sempre quello dei figli, perché a loro interessava dare posterità. Al tempo di Gesù la donna non metteva nulla nella concezione di un figlio, chi generava era il padre. La donna era un ricettacolo, era un'incubatrice del figlio che era tutto del padre. E allora si chiedevano nella vita futura quale dei 7 fratelli potrà avere posterità, perché non si sa a chi apparterrà questa moglie. Credo che i farisei, di fronte a questo esempio, non potevano che trovarsi in difficoltà. Perché? Perché qui pensano alla vita futura come un prolungamento di questa. Se è un prolungamento di questa forma di vita, ci si trova di fronte a questo problema. Quindi era stato ben orchestrato l'esempio fatto dai Sadducei. Vediamo adesso la risposta di Gesù, che è molto importante per chiarire, per avere la luce su questo enigma che ha sempre angosciato l'uomo e continua ad angosciarlo. La sua risposta si articola in due parti. La prima è proprio per controbattere l'affermazione dei Sadducei. Mostra che è ridicolo il loro modo di immaginare la vita futura. È ridicolo pensare al mondo futuro come a un prolungamento del mondo presente. E difatti Gesù dice: i figli di questo mondo, il testo greco dice hoi huioi tu aionos tutu. Aionos è l'era presente. Il tempo presente, sono 2 le ere, le epoche, le età. C'è un'era presente e poi quelli che sono giudicati degni, tu aionos e keinu, dell'era quella, la seconda parte. Quindi sono 2 le ere di cui parla Gesù. Qual è l'errore dei Sadducei? L'obiezione dei Sadducei si regge sul falso presupposto che la vita futura sia la continuazione migliorata e potenziata della vita presente. Gesù non parla di un risveglio dal sepolcro per riprendere la vita di prima. Una cosa del genere sarebbe ridicola, assurda, direi addirittura crudele da parte di Dio. Del resto, certi modi di presentare la risurrezione o la vita nella seconda parte della nostra vita, il modo come viene presentata ancora oggi da alcune persone, cade in questo equivoco sadduceo. L'assurdità, cioè, che si debba morire per recuperare questa vita, questo corpo che noi abbiamo. Dio non potrebbe fare una cosa del genere. Perché farmi morire per poi ridarmi questa stessa vita? Del resto, anche la risurrezione di Gesù, dobbiamo stare attenti a presentarla. Voi vedete la risurrezione come la raffigura Rubens, e da quest'altra parte vedete la anastasis, la risurrezione come compare nell'icona. Sono molto diverse le concezioni che hanno queste 2 culture. Nella risurrezione di Rubens voi vedete il Cristo che pare tornare in questo mondo, spaventa tutti coloro che sono attorno alla sua tomba, esce forte, muscoloso, con la croce in mano,
pare un ritorno a questa vita. La risurrezione di Cristo non è un ritorno di qui, non è una rianimazione come è stata quella di Lazzaro, ma è un ingresso nella seconda parte della vita dell'uomo. L'uomo è fatto così, e se ci avesse creato già nella seconda parte, lo poteva farlo, ma non eravamo noi. L'uomo deve fare questo cammino, e questo ce l'ha rivelato Cristo. Vedete invece come è raffigurata l'icona, il mondo di Dio che penetra nello Sheol, nell'Ade, dove tutti andavano a finire, e nella Pasqua di Cristo questo Ade è stato svuotato. Vedete che non c'è nessuna tensione dei muscoli in questo risorto, no? È la forza divina, questo chiarore, questa luce di Dio che entra nel buio dell'Ade e lo svuota. Ricordiamo in Marco quel giovane che è nel sepolcro, quando arrivano le donne e chi cercate? Non è qui, è passato di qui, ma è andato oltre. E per giunta non solo non c'è lui, ma non c'è più nessuno in questa tomba. Perché? Perché ha spalancato la porta all'ingresso dell'uomo, perché Dio l'ha programmato così, l'ha creato così, con questo destino di ingresso nel suo mondo. E Gesù continua dicendo: nell'altra vita non possono più morire. Questo è l'accento del brano. La morte non interrompe la vita, la nostra morte non interrompe la vita, ma le permette di manifestarsi in una forma nuova, piena, definitiva, completa. Se non conclude questa forma di vita, non può manifestarsi la vita piena, il divino che ci è stato donato. Immaginare l'aldilà come fanno i Sadducei porta a delle difficoltà insuperabili. Si mescolano infatti leggi che sono della condizione umana con una situazione che al contrario libera da tutti questi condizionamenti mondani. Ricordo un amico il quale mi diceva: ma un prete mi ha detto che nell'altro mondo noi non parleremo. È eretico quel prete? No, dice una cosa giustissima. Il parlare, il comunicare in questo modo è un limite del nostro mondo. Là c'è la comunicazione diretta, ma è meglio non parlare troppo di come sia l'altra vita, perché rischiamo sempre di parlarne come se fosse un prolungamento o simile a questa. No, non è così. La risurrezione significa ingresso in una condizione nuova di vita della quale non possiamo dire molto, è meglio non parlarne. Nella lettera ai Corinzi Paolo dice: quelle cose non vide, né orecchie udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Fermiamoci qui. Quella che noi chiamiamo morte quindi è semplicemente l'abbandono di questa forma di vita debole, fragile, caduca che conduciamo in questo mondo per essere accolti nel mondo di Dio. Una parolina anche su questo corpo mortale che si ammala, avvizzisce, invecchia. Va incontro poi alla dissoluzione. Questo corpo fatto di atomi non viene introdotto nel mondo futuro. Quando si parla di risurrezione della carne nel linguaggio biblico è l'uomo intero con tutta la sua fragilità e debolezza che viene introdotto nella seconda parte della vita, ma questo aspetto materiale non c'è più. Paolo dice: viene donato un corpo incorruttibile, glorioso, pieno di forza, spirituale. Gesù dice: sono uguali agli angeli, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Ciò che ci permette di non morire è il DNA che soltanto l'uomo ha potuto ricevere in dono da Dio, che è proprio per questo, che è Padre. La seconda parte della risposta di Gesù è molto bella, che poi i morti
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco e il Dio di Giacobbe. È straordinario questo modo con cui Gesù trae dal Pentateuco il fondamento della risurrezione. Nel Pentateuco non si parla della risurrezione, se ne parla molto molto dopo, al tempo di Daniele, del profeta Daniele, il secondo secolo avanti Cristo. Ma nel Pentateuco non si parla di risurrezione, ma Gesù mostra che nel Pentateuco c'è una presentazione di Dio che è incompatibile con il destino dell'uomo che muore e muore finisce tutto. È incompatibile con che cosa? Con la rivelazione di Dio che si presenta come Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Allora, Dio ha instaurato l'amicizia con questi patriarchi. Abramo è chiamato l'amico di Dio e Dio dice: Abramo, mio amico. Adesso, questo Dio che si presenta come Dio di Abramo sarebbe un Dio di uno che è morto, che è scomparso. Un bel Dio questo, è impossibile. Dio che si presenta colui che ama un amico e poi lo abbandona definitivamente, non gli comunica quella vita che mantiene in eterna amicizia questa persona che lui ha amato. Cos'è? Dio starebbe giocando con l'uomo, di nuovo cadremo nell'assurdità più completa. Un Dio così non può esistere. Se c'è un Dio questo non può accadere. E Gesù dice: il legame di alleanza che definisce questo rapporto fra Dio e i patriarchi definisce l'esistenza stessa di Dio, è il Dio di Abramo. Se togliamo Abramo a Dio, viene alterata l'identità di Dio, perché Dio si rivela come alleato dell'uomo e se voi togliete questo alleato, l'identità di Dio viene intaccata. È molto fine questo discorso di Gesù. È vero che Dio avrebbe potuto fare a meno di Abramo, ma una volta che lo ha scelto, Abramo non può più rimanere sotto la distruzione di questo mostro che è la morte. Dio poteva non crearci, come un padre può non mettere al mondo dei figli, ma se li mette al mondo sono suoi figli e se Dio abbandona questi suoi amici e questi suoi figli, ha perso la sua identità, lui si definisce come amico, ma amico poi non lo è, quindi si contraddice. Questo significa che Abramo, Isacco e Giacobbe erano ancora vivi, altrimenti Mosè, dopo di lui tutti gli israeliti, avrebbero invocato un Dio dei morti. Come si può immaginare un Dio che crea gli uomini, stabilisce un'alleanza con loro, fa promesse, li difende dai loro avversari, si considera loro amico e poi un giorno li abbandona, lascia che finiscano nella polvere, che ritornino al nulla. No, un Dio così non è credibile. E Gesù conclude: Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Il Dio di Gesù non è un Dio che risuscita i morti, è il Dio dei vivi, il Dio che ai vivi comunica la sua stessa vita, una vita capace di superare la morte, che non è toccata dalla morte biologica. Un Dio che permette ai vivi di continuare a vivere per sempre. Quindi quando finisce la vita biologica, la persona non vede la morte. La vedono coloro che sono in questo mondo, che si rendono conto che questa vita biologica è finita. Ma il divino che c'è nell'uomo, noi abbiamo due vite, quella biologica e la vita divina, che tra l'altro in greco c'è un altro nome. Uno è il bios, l'altro è la zoe, zoe aionios, la vita dell'eterno. Questo è quello che si chiama vita eterna e risurrezione. Risurrezione non vuol dire riprendere a vivere in questo mondo o questa forma di vita. Significa finire con questa forma di vita e entrare
nella seconda parte della nostra vita, la migliore. Buona domenica a tutti.